Salve gente, io sono Luca. In questo sublime episodio volevo parlare del modo di dire fare pelo e contropelo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire cosa significa fare pelo e contropelo in senso letterale. Fare pelo e contropelo fondamentalmente significa radersi completamente, quindi radersi in tutte le direzioni. Per esempio, facciamo finta che io mi debba fare la barba, no? Come sapete, i peli crescono in direzioni diverse. Questi peli che stanno qui crescono in questa direzione, cioè verso il basso. Quindi fare pelo significa passare la lametta in questa direzione. Io passo il rasoio in questa direzione, cioè lungo la direzione in cui crescono i peli. Questo è fare pelo. Fare contropelo è passare il rasoio, la lametta, nella direzione opposta. Quindi se i peli crescono in questa direzione, fare contropelo vuol dire passare la lametta in questa direzione, verso l'alto. Quindi quando si fa contropelo di solito i peli si sollevano e poi vengono tagliati. Quindi in senso letterale fare pelo e contropelo vuol dire radersi accuratamente, cioè in tutte le direzioni, perché lo sapete meglio di me che se uno si rade solo in una direzione poi rimangono determinati peli. Per fare un lavoro fatto bene, per radersi in modo completo, bisogna fare pelo e contropelo, cioè prima così, pelo e poi, anzi no scusate mi sono confuso, cioè prima così, pelo e poi così, contropelo. Vabbè, adesso io ho fatto l'esempio della barba e questo discorso si può fare anche per i peli in generale. Adesso non sono un esperto, comunque presumo che se uno si debba rasare, non so, il braccio, pelo sarebbe fare questa direzione qua, no? Seguire la direzione in cui crescono i peli, e contropelo sarebbe quest'altra direzione, cioè la direzione opposta. Quando si fa così i peli si sollevano e poi vengono tagliati, no? Sinceramente non lo so, non ho mai tagliato i peli sul braccio, però comunque anche qui vale il discorso pelo, la direzione lungo la quale crescono i peli, e contropelo, la direzione opposta. Ecco, questo per quanto riguarda il significato letterale. Per quanto riguarda invece il significato metaforico, diciamo che l'espressione fare pelo e contropelo viene usata in tre modi leggermente diversi, ma comunque collegati. Spesso l'espressione fare pelo e contropelo viene usata col significato di sottoporre a un'analisi molto accurata, quindi un'analisi che prende in considerazione tutti i dettagli. Quindi, come diciamo in italiano, un'analisi minuziosa. Che cos'è un'analisi minuziosa? È un'analisi approfondita che esamina tutti i dettagli. Non è un'analisi superficiale, è il contrario di un'analisi superficiale. Quindi un esempio potrebbe essere: la professoressa mi ha interrogato e mi ha fatto pelo e contropelo. Cosa significa? La professoressa mi ha interrogato e mi ha chiesto praticamente un sacco di cose su tutti gli argomenti che dovevo preparare. Quindi evidentemente è stata un'interrogazione molto lunga, perché la professoressa ha fatto domande su tutti gli argomenti. Così come nel senso letterale pelo e contropelo sottolinea l'idea di rasarsi alla perfezione o comunque non lasciare nessun'area con dei peli, ecco, allo stesso modo fare pelo e contropelo in senso figurato sottolinea l'idea che l'analisi copre tutto quello che c'è da coprire. Quindi nel caso dell'interrogazione vuol dire che non è stato lasciato fuori nessun argomento. Altre persone poi usano questo modo di dire per riferirsi a una critica pesante e senza pietà che non lascia fuori niente, ovvero una critica in cui vengono esaminati e criticati negativamente tutti gli aspetti di una determinata cosa. Cioè, detta altrimenti, la persona che critica questa cosa dice: questo non va bene, quest'altro non va bene, quest'altro non va bene, quest'altro non va bene, quest'altro non va bene, e così via. Esamina la cosa in modo dettagliato e in sostanza dice che non va bene niente, critica tutti gli aspetti di questa cosa, senza farsi sfuggire niente. Quindi la persona esamina in modo dettagliato la cosa e critica in modo negativo praticamente tutto quanto. Per esempio io potrei dire: il critico ha fatto pelo e contropelo al film. Che significa? Significa da un lato che ha fatto una critica approfondita, dall'altro
che la critica è stata negativa e spietata. Quindi viene usata per esempio in riferimento a film, libri, cose di questo tipo, volendo anche a comportamenti. Quindi se una persona critica in modo dettagliato il comportamento di un'altra persona, possiamo dire che fa pelo e contropelo al suo comportamento. Che significa? Significa che lo esamina in modo dettagliato e lo critica severamente. Possiamo dire che questa persona fa pelo e contropelo a quell'altra persona. Poi, da ultimo, altre persone usano l'espressione fare pelo e contropelo per dire in generale sparlare o parlare male di una persona, sempre nel senso di criticare, no? Quindi immaginatevi che qualcuno sta parlando di un'altra persona e inizia a criticare questo, quest'altro, quest'altra cosa che fa, quindi critica tutto quello che questa persona fa e quindi le fa pelo e contropelo. Sapete meglio di me che il confine tra criticare e parlare male è molto sottile, quindi per alcuni questa persona sta criticando, per altri sta sparlando. Un altro modo di metterla giù potrebbe essere questo, cioè elencare tutti i difetti di una persona, commentare tutte le qualità negative di una persona. Questo vuol dire fare pelo e contropelo, dire questa persona ha questa cosa che non va bene, quest'altra cosa che non va bene, quest'altra cosa che fa, queste cose che dice, eccetera, eccetera, senza di nuovo tralasciare niente. Quindi, ricapitolando quello che abbiamo detto, l'espressione pelo e contropelo viene usata in 3 modi leggermente diversi ma comunque collegati. Alcune persone la usano per riferirsi a un esame approfondito e dettagliato, oppure a un'analisi approfondita e dettagliata, non necessariamente negativa, attenzione. Io ho fatto l'esempio della professoressa, la frase era: la professoressa mi ha interrogato e mi ha fatto pelo e contropelo, che significa mi ha fatto delle domande su tutti gli argomenti e in più mi ha fatto delle domande piuttosto dettagliate, piuttosto approfondite. Poi abbiamo visto pelo e contropelo riferito a critiche dettagliate e spietate, quindi in sostanza c'è una persona che fa pelo e contropelo a qualcosa, vuol dire che elenca tutte le cose negative di questa cosa. In sostanza equivale a dire fare una critica, una recensione assolutamente negativa, in cui vengono criticati in modo negativo tutti gli aspetti di una determinata cosa, punto per punto, senza tralasciare niente. Di nuovo, come nel primo caso, il punto chiave è che la critica sia dettagliata, perché io posso dire ha criticato duramente è una cosa, ma se dico ha fatto pelo e contropelo, sottolineo il fatto che questa persona non sia limitata a criticare pesantemente, ma è scesa nel dettaglio. Quindi immaginatevi un articolo in cui c'è punto 1 non va bene questo, punto 2 non va bene quest'altro, punto 3 non va bene quest'altro, eccetera, eccetera. Lo sapete meglio di me che non è mai bello ricevere critiche di questo tipo, cioè critiche non soltanto pesanti, ma anche dettagliate. Qui sembra che veramente non vada bene niente. E poi da ultimo abbiamo visto che alcune persone usano questo modo di dire in senso lato per dire parlare male oppure sparlare di qualcuno. Per esempio potrei dire l'altra sera sono uscito con Giovanni e ha passato la sera a parlare male di Federica. Le ha fatto pelo e contropelo. Che significa? Significa che mi ha elencato tutte le qualità negative di questa persona. Ecco, questo è quanto, spero che questo modo di dire vi sia piaciuto. Qualche tempo fa avevo fatto 2 video su altri 2 modi di dire completamente diversi con la parola pelo. Qui magari vi metto il link, se avete voglia date un'occhiata a questi video. Detto ciò, vi saluto.